tutti, io sono Andrea e questo è Vea Spazio Miniature. In questa puntata cambiamo genere e vediamo il primo dei molti skirmish a tema post-apocalittico disponibili sul mercato. E oggi parliamo di Punk Apocalyptic della Bedroll Games, piccola azienda spagnola che si è lanciata sul mercato non molto tempo fa, avvalendosi di alcune campagne Kickstarter per realizzare il gioco. La prima campagna nel 2018 introduceva lo starter set con le prime due fazioni, i gangers e i mutanti, mentre le successive due campagne introducevano altre quattro fazioni. Devo dire che tutti i loro Kickstarter hanno ricevuto un discreto successo per essere una piccola azienda indipendente e secondo me questo è in particolar modo dovuto alla qualità degli sculpt e degli artwork delle miniature che pur essendo in resina a mio avviso sono superiori a quelle in molti casi di aziende più rinomate. Non c'è molto da dire riguardo l'ambientazione in quanto è quella che tutti ci aspetteremmo da questo tipo di gioco quando pensiamo a film della serie Mad Max o quando diciamo Fallout. Bene, passiamo a dare un'occhiata alle regole partendo da un aspetto fondamentale. Sono distribuite gratuitamente sul loro sito nella sezione download, così come i profili di tutti i personaggi giocabili. Vi lascio il link in descrizione se gli volete dare un'occhiata. Vediamone adesso insieme alcuni aspetti principali. Si tratta di per sé di un regolamento generico per miniature in scala 30 mm, ma non c'è motivo per quali altre scale non possano andare bene, in particolare tutto il range da 28 fino a 32 mm. Ovviamente la Bedroll Games ha disegnato il regolamento con in mente i propri modelli, ma altri che rappresentano personaggi simili andranno più che bene. La linea di vista di questo gioco è 180 gradi, quindi la linea di vista reale, il che vuol dire che l'orientamento dei modelli è importante. Le caratteristiche dei modelli sono praticamente le solite: numero di azioni, precisione di tiro, capacità nel corpo a corpo, agilità, forza fisica, robustezza e infine tech, che sta a indicare la capacità di interagire con equipaggiamenti tecnologici, di fatto è un equivalente dell'intelligenza. Il gioco usa dadi a 10 facce, di 10, e i test si eseguono tirando un dado e ottenendo un valore inferiore alla caratteristica sulla quale si sta eseguendo un test. Mentre in alcuni casi si devono eseguire test opposti, in quel caso entrambi i giocatori tirano un dado e sommano la caratteristica sotto esame ad eventuali ulteriori modificatori nel tentativo di ottenere il risultato più alto. Eventuali pareggi sono vinti dal giocatore di turno. Le azioni disponibili sono quelle comuni a tutti i giochi di questo genere, nello specifico abbiamo muovere, che in generale è di 4 pollici se non specificato diversamente da abilità particolari, e questo è modificato dal tipo di terreno, che si suddivide in Cool Terrain, Fucked Up Terrain e Really Fucked Up Terrain. Cool Terrain in pratica è qualsiasi superficie del tavolo normale o con oggetti che non superano la metà dell'altezza del modello. Fucked Up Terrain sono terreni sconnessi o più alti di metà dell'altezza del modello e riducono il movimento a metà, almeno che non si passi un test di agilità. Infine, i Really Fucked Up Terrain sono quei terreni tipo scivolosi, motosi o ripidi, che anche in questo caso riducono il movimento a metà, almeno che non si passi un test di agilità. Ma se si dovesse fallire, allora il modello inciampa e cade a terra, quindi dovrà usare la sua prossima azione per alzarsi in piedi o prendere danni da caduta se si stava arrampicando. Tra le azioni di movimento, come nella maggior parte degli altri giochi di questo genere, possiamo saltare orizzontalmente, scalare superfici, andare a terra, alzarsi, ma vi rimando al manuale di gioco per ulteriori dettagli tecnici in merito. Poi tra le possibili azioni possiamo interagire e più nello specifico prendere oggetti da un modello caduto in contatto di basetta, attivare un dispositivo, ricaricare un'arma e scambiarsi munizioni con un altro modello amico. Ebbene sì, avete sentito bene, scambiarsi munizioni, perché in questo gioco le pallottole sono contate e costano caro. Questo è un aspetto interessantissimo del gioco di cui voglio parlare più approfonditamente tra un attimo. Altra azione possibile è la classica carica, che ci concede come al solito un'azione di combattimento gratuita. Si ottiene un +1 sulla caratteristica di corpo a corpo per ogni movimento eseguito mentre in linea di vista con il modello che si sta caricando. Altra azione è il combattimento corpo a corpo, ricordandosi che l'unico modo per entrare in corpo a corpo è l'azione di carica discussa prima. Questo si esegue con un tiro opposto, quindi entrambi i giocatori tirano un D10, sommano la loro caratteristica di corpo a corpo più eventuali modificatori concessi dall'arma, più eventuali altri modificatori, e chi ottiene il risultato più alto vince e infligge un danno. Chi ha perso lo scontro può cercare di parare il colpo con un tiro opposto, forza del modello attaccante, più modificatori contro robustezza di chi subisce il colpo modificata, dall'eventuale armatura che a sua volta è modificata dalla penetrazione dell'arma.
che infligge il colpo. Se si fallisce il test, il modello subisce una ferita ed è a terra, che nella maggior parte dei casi, salvo particolari modelli, significa eliminato dal gioco. Come in molti altri giochi, disingaggiarsi si esegue con un test di agilità. Se questo fallisce, si riceve un danno automatico che si può provare a parare come appena descritto. Ogni modello, oltre il primo, ingaggiato in corpo a corpo, conferisce un +1 o un +2 in funzione della caratteristica di corpo a corpo. Infine parliamo dell'azione di tiro. Si fa un tiro sulla caratteristica di precisione del modello, ma ogni arma ha 3 numeri indicati nella gittata: corta, media, lunga. Se il bersaglio è in corta si aggiunge 1 alla precisione, mentre se è in lunga si sottrae 1. Se in media non si aggiunge nessun modificatore. Se si colpisce si esegue la solita procedura indicata precedentemente per i danni in corpo a corpo, solo che la forza da utilizzare nel tiro opposto sarà quella dell'arma e non del modello. Un'azione può essere utilizzata per mirare prima di sparare, questo aggiunge un +3 alla precisione. Si può anche decidere di mettere un modello in guardia, questo modello non può eseguire ulteriori azioni per quel turno e potrà successivamente interrompere qualsiasi modello nemico che entra nella linea di vista, per una singola azione di tiro con un malus di -2 alla precisione. Le cover in questo gioco non modificano la probabilità di colpire un modello, ma ne vanno a modificare il valore di armatura, il che, ricordiamoci, a sua volta è influenzato dalla penetrazione. Il che è una scelta interessante che non avevo visto in altri giochi. Immaginiamo di sparare a una persona dietro un tavolo, diciamo che con l'arma giusta ha una buona probabilità di ferirlo ugualmente. Al contrario, dietro una colonna di cemento anche un'arma potente farà più facilmente cilecca. La cover, oltre la prima, concede un +1 ulteriore. Troviamo una discreta scelta tra armi in corpo a corpo, da tiro ed equipaggiamenti vari. Degno di nota il gatto scontroso, che era una delle esclusive del loro ultimo Kickstarter, e basta averlo sul tavolo per imporre un ritiro di dado al proprio avversario. L'ultimo capitolo del manuale ci descrive infine le regole speciali che troviamo sulle armi o su alcuni modelli. Inoltre, sul loro sito, nella sezione download, si trovano tutti i profili dei modelli divisi per fazione attualmente esistenti, così come ben 10 scenari diversi per i quali nella maggior parte dei casi si tratta di ottenere degli obiettivi per il numero di turni stabilito, che varia tra i 6 e gli 8. Si trova inoltre una mini campagna di 3 scenari narrativa, molto divertente, ma soprattutto le regole di campagna che mi sembrano davvero ben fatte. Ci permettono di scegliere dove avere il proprio insediamento ed in funzione di questo si andranno ad ottenere dei bonus specifici durante gli avanzamenti. Poi si possono costruire edifici per avere degli ulteriori bonus durante la fase degli acquisti e in gioco, o acquistare equipaggiamenti, ingaggiare nuovi membri, pagando il costo, così come livellare i propri membri spendendo i punti esperienza guadagnati. Insomma, da una prima lettura mi pare ben fatta e completa di tutto ciò che serve per essere una campagna a tutto tondo. Faccio adesso un'importante premessa. Purtroppo non ho ancora potuto provare il gioco e quello che sto per dire si basa sulle mie considerazioni simulando il gioco sul tavolo da solo, quindi potrei sbagliare e sono puramente delle mie opinioni. Ad esempio, una meccanica importante di gioco che ho lasciato volutamente in fondo perché al momento mi lascia un po' perplesso, ovvero l'attivazione dei modelli. In questo gioco i modelli sì si alternano, ma si attivano in ordine dettato dalla loro agilità, ovvero per esempio tutti i modelli di livello 6 attivano prima e poi tutti quelli di livello 5, poi 4 e così via fino all'agilità 1. Se due modelli hanno la stessa agilità, i giocatori spareggiano e chi vince lo spareggio decide chi attivare e poi tocca all'avversario. Diciamo, sulla carta potrebbe anche sembrare funzionare, ma ad esempio nelle prove che ho fatto ai scontri tra gangers e mutanti, i ganger finiscono per attivare tutto e poi i mutanti attivano tutto il resto, riportandolo ad un vero e proprio I go you go, che non mi è mai piaciuto anche perché qui non c'è nemmeno il dubbio ad inizio turno su chi ha l'iniziativa, saranno sempre quelli con iniziativa più alta ad attivare per primi e poi quelli con iniziativa più bassa. Detto questo, molto probabilmente questa meccanica può essere facilmente alterata riportandolo ad un gioco con attivazione alternata, senza dover troppo modificare le regole, ma non so dirlo fin tanto che non potrò provarlo. Uno degli aspetti importanti che lo rendono un gioco particolarmente degno di nota è l'uso delle munizioni. Rende perfettamente l'idea della loro scarsità in un futuro post-apocalittico. In altri giochi a questo tema ci siamo spesso chiesti, insieme agli altri ragazzi che giocano con me, come fosse possibile che in un futuro dove tutte le risorse scarseggiano si spara come se ci fossero fabbriche ad ogni angolo.
Invece Punk Apocalyptic rende perfettamente l'idea dell'importanza di essere parsimoniosi, sparare al momento giusto e soprattutto quando sono finite è il momento di buttarsi nella mischia. Ecco perché è importante avere sempre almeno un'arma da mischia con sé. Altra nota, secondo me, è inerente alle dimensioni del tavolo di gioco. Il regolamento ci propone di utilizzare 120 x 120 cm, ovvero 4 x 4 piedi. Però, come ho detto in altre occasioni, uno skirmish deve durare poco e spendere un paio di turni semplicemente muovendo modelli potrebbe essere evitato. Infatti vedo che i ragazzi della Bedroll Games hanno poi inserito una zona di schieramento di ben 12 pollici, il che vuol dire che il campo in larghezza si riduce drasticamente a ben 2 piedi 60 cm, che ha molto senso in un gioco come questo che predilige il corpo a corpo. Ma allora mi chiedo, perché non ridurre l'area a 3x3 piedi e la zona di schieramento a 6 pollici? Secondo me avrebbe reso il campo più semplice da allestire, così da non avere molti scenici sui lati lunghi. Però anche questo è un semplice suggerimento e non un vero problema. Insomma, in conclusione, non vedo l'ora di provare questo gioco in azione, in quanto il potenziale è alto, soprattutto con le ottime regole di campagna. Potrebbe essere la soluzione che con il mio gruppo di gioco stavamo aspettando con questo tema. Spero il video vi sia piaciuto, lasciatemi un mi piace o fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti. A presto!